Salve e benvenuti alla Piana di Astreg. Io sono Jack Sanslet e in questo video cominceremo la gormanalisi del Popolo del Mare, della seconda serie. I criteri di valutazione sono stati elencati nel video del Popolo dell'Aria. Metto il link nelle schede o se mi gira nella descrizione. Cominciamo con un gormita molto particolare. Multiplop l'accerchiatore. I suoi gridi di battaglia delle Battle Cards sono: siamo intorno a te. Ora sono problemi tuoi. Dalla seconda serie. Povero sprovveduto, oramai sei mio. Dalla serie Atomic. Questo gormita è considerato un tipo strano. Nel suo grido di battaglia, come abbiamo sentito prima, lui parla di se stesso in termini di loro e, dato che voglio una community aperta e accogliente, se lui parla di se stesso in termini di loro, allora lo farò anche io, per rispetto e anche perché è composto da 5 creature diverse, che però condividono la stessa anima. Se vogliamo analizzarli da un punto di vista biologico, si possono immaginare come un busto centrale con cosce e testa da calamaro unito a 4 polpi che prendono il posto degli arti. La loro strategia d'attacco è molto semplice. Si avvicinano lentamente facendoti abbassare la guardia. Poi, ad un certo punto, scattano e senza che te ne rendi conto, sei circondato da ogni lato dai loro tentacoli senza alcuna possibilità di fuga. Da qui in poi non viene detto come prosegue la sua strategia, ma basandomi sugli animali a cui sono ispirati, probabilmente cercheranno di strapparti la carne con le loro ventose o di morderti con il loro becco. Sì, i polpi hanno il becco. Con la trasformazione Atomic, il popolo del mare ottiene la profonda bioluminescenza, che non è molto chiaro come potere, ma dopo qualche ricerca ho scoperto che questo potere Atomic, oltre alla variazione cromatiche quasi obbligatorie, non fornisce alcun potere predefinito, ed è questo che la rende potente. Senza dilungarmi troppo, ciascun gormita ottiene una skill con lo scopo di migliorare l'efficienza del gormita in maniera parecchio specifica a scapito di altre statistiche. In questo caso concede a Multiplop un aumento drastico della velocità, diminuendo altre statistiche, tra cui mimetismo, ormai non più necessario a fini strategici, dato che ottengono l'abilità di produrre una luce accecante con cui ti stannano, e poi procedono con l'attacco. Il narratore delle carte parla di loro al singolare, e immagino qualsiasi altro gormita fa lo stesso. Viene definito strano e temuto, ma credo che siano semplicemente incompresi. Il fatto che non parla con nessuno potrebbe far pensare che non si sentano accettati, ma considerando che viene detto che sono molto sicuri di sé, secondo me semplicemente non hanno bisogno di nessun altro, al di fuori di loro stessi, dato che si trovano in una interazione simbiotica, quello stesso rapporto che ci può essere fra due creature, spesso di specie diverse, nel quale ciascun elemento riceve determinati vantaggi dall'altro individuo presente nella relazione, definito simbionte. Questo rapporto può essere di tre tipi. Commensalismo, in cui uno ottiene vantaggi senza che produca disturbo al suo simbionte, come gli animali che si nutrono dei nostri scarti. Il parassitismo, in cui uno ottiene vantaggi a costo dell'altro, viene dalla parola parassita, quindi non credo di avere bisogno di esempi, oppure mutualismo, in cui entrambi ottengono vantaggi dalla relazione. Classico esempio è quello del pesce pagliaccio e dell'anemone, oppure tra gli animali come coccodrilli e ippopotami con varie specie d'uccello. Si può forse dire che questa è una simbiosi mutualistica, dato che unendo le forze diventano più potenti e quindi riescono a cacciare e combattere molto meglio. Tipicamente i polpi e le seppie non compiono particolari relazioni simbiotiche con altri animali, eccetto poche eccezioni. Però di carino c'è comunque il fatto che la loro forma atomic sa produrre luce, caratteristica presente in alcune specie di polpi e seppie come il polpo ombrello o i calamari di Humboldt, che comunicano tra loro attraverso questa capacità di illuminarsi. A scopo informativo, usare il plurale per riferirmi a Multiplop è una scelta mia. Infatti nel loro grido di battaglia della serie Atomic parlano di sé al singolare, ma trovo più interessante usare il plurale, data la particolare situazione di simbiosi fra vari individui. E con questo spero di aver detto tutto ciò che è da sapere su di lui. In caso scrivete nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividete a chi potete, iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera. Ah, comunque, nella carta c'è una frase che recita: bambini, venite a casa, arriva Multiplop! E ciò mi ha fatto venire in mente un memino che spero di aver fatto, ovviamente. Guarda come dondola. Polly Pop. Col cucchiaio prendelo,
vuole la mamma. Ciao.